Ciao, sono Caruso Colzi, il fondatore di Ipnosi Naturale. Oggi ti voglio parlare un po' di meditazione perché ultimamente mi stanno contattando dei clienti e hanno bisogno di comprendere un po' meglio che cosa significa meditare, perché meditare, quali sono le caratteristiche, quali sono le tecniche e le strategie, ma soprattutto si casca sempre nel tranello della meditazione avanzata, non la meditazione base, ma quella semplice, ma quella avanzata e vorrei parlarvi un po' di questo discorso, soprattutto anche attraverso le mie esperienze, ma anche cercando di strizzare un po' l'occhiolino al mondo del web e delle tante cose che sento dire. Allora, la meditazione di per sé è una cosa relativamente semplice. Semplice non significa facile, perché facile lo diventa quando lo sai fare. Semplice significa che è fatta di poche cose, ok? Non hai bisogno di tanto. C'è un processo di focalizzazione? Sì, c'è un processo di allentamento di quello che è l'identificazione con tutti i processi mentali, con i pensieri, con il rimuginio, con le visualizzazioni e quant'altro. Sì, e quello già però quando cominciamo a praticare può sembrare molto difficile. Infatti, se sei una persona che un po' pratica la meditazione, ti sarai reso conto di quanto difficile è rimanere attento su un qualcosa con un'intenzione curiosa, gentile. È veramente molto difficile, ma stranamente è molto più difficile tanto più tu pratichi. E quindi già questa cosa è abbastanza disorientante. Ma è ancora più disorientante se si comincia a dividere la meditazione in termini di tecnica semplice, base o comunque la tecnica avanzata. Da una parte mi verrebbe da dirti che molte volte si utilizzano questi termini soltanto per i novizi, soltanto per il mondo del marketing, soltanto per vendere qualcosa di diverso. Dall'altra, purtroppo mi tocca dirti che nel mondo della meditazione c'è una grandissima confusione con il mondo invece dell'occulto, il mondo invece di quello che è esterno, dell'andare a chiedere fuori per migliorare dentro. Non chiedere fuori, hai già tutto quello che ti serve dentro di te. Quando cominci a meditare, chiaramente a un certo punto passi delle fasi tue, intime, di comprensione di chi sei, che cosa fai, come utilizzi la tua vita e quant'altro. Secondo me il termine meditazione avanzata risiede soltanto nella capacità di processare dei temi, degli argomenti che sono molto grandi, molto sostanziosi, come per esempio l'argomento coscienza, come per esempio l'argomento chi sei, come l'argomento che cosa sei, ok? E se sei, o se sei semplicemente il prodotto e il procedimento e il processo del tuo fare. Ecco, quando si comincia a meditare su questo tipo di temi, allora è chiaro che tu non puoi essere un novizio che ti perdi e ti deconcentri ogni 5 millesimi di secondo. Devi avere affilato quell'arma della meditazione. Ma troppe persone confondono il fatto che bisogna avere un certo tipo di posizione, bisogna necessariamente dire delle cose o immaginarsi delle cose per poter meditare. No, la meditazione è davvero una cosa che dovrebbe essere mantenuta semplice. Ci sono secoli di esperienza di meditazione, per esempio anche solo con la respirazione e ti posso assicurare che puoi andare avanti 5, 6, 7 anni continuando a fare quello 20, 40, 60 minuti al giorno e ne troveresti tantissimi benefici. Quindi non ti fare prendere dal naso da la solita logica del ok, hai fatto il livello 1, adesso puoi fare il livello 2 e poi ci sarà il livello 3. In meditazione si sta un po' con i piedi per terra. L'altra cosa su cui vorrei un attimo che tu
facessi attenzione è che troppe volte in troppe scuole si fa riferimento appunto a cose esterne. Quando sento dire e adesso immaginati che una luce entra dentro di te, no, cosa entra dentro di te? No, no, ok? No. Tu dentro di te hai già tutto quello che ti serve. Evita di chiedere all'universo o al Dio, ok, chiamalo come ti pare, la divinità, l'entità. Evita di chiedere quelle cose là, perché lì sei già fuori al discorso della meditazione, lì stai facendo delle pratiche che sono, per quanto mi riguarda, molto pericolose, per quanto riguarda tante persone che la pensano come me, sono pratiche pericolosissime, perché poi devi fare tutto un percorso a ritroso per ritrovare te stesso, che invece si è perso nel mischiare le carte in modo confuso, ok? Volendo fare un riassunto. La meditazione è una cosa che ci dà tantissimi vantaggi e che ci permette davvero di vivere meglio, ma anche quello, il fatto del vendere la meditazione come una soluzione per l'ansia, vendere la meditazione come la soluzione per lo stress, la soluzione per il panico, la soluzione per avere la mente più limpida e focalizzata, tutti questi sono sottoprodotti della meditazione. Te lo ripeto, sono sottoprodotti della meditazione. La meditazione di per sé ti dà molto molto di più e poi di conseguenza ti senti meno ansioso o quantomeno la percepisci l'ansia ma ti sai relazionare meglio. Può capitare che tu ti arrabbi ma riesci a relazionarti meglio con tutti i sentimenti, con tutte le emozioni che entrano in gioco comunque nella vita di ognuno di noi, che tu sia 80 anni che mediti oppure 5 minuti. Ricordati che la meditazione vista attraverso i livelli, a mio avviso, è soltanto un discorso di esperienza. Quando la tua esperienza ti porta a capire che puoi concentrare la tua attenzione non soltanto sul respiro o non soltanto sulle mani o non soltanto sui piedi, ma anche su dei temi importanti, dei concetti fondamentali, delle domande esistenziali. Ecco, lì hai fatto un bel passaggio. In quel caso io potrei parlare di meditazione avanzata, ma perché c'è un avanzamento naturale del soggetto nella penetrazione di ciò che è la sua esperienza di vita e di meditazione. Mm? Non perché ha a che fare con le tecniche. Smettete di andare a cercare le tecniche. Tante delle persone che cercano le tecniche è perché non hanno gli strumenti. Ed è inutile che tu voglia utilizzare una tecnica se non hai lo strumento con il quale adottare la tecnica. Cercate gli strumenti e gli strumenti vi assicuro che se trovate un bravo operatore vi fa capire che sono già dentro di voi e ve li fa vedere e vi insegna ad utilizzarli. La meditazione, non dividerla per livelli è ottimo, non dividerla per ma questo è meglio, questo è peggio, ma attraversare un po' esperienzialmente quello che significa e soprattutto non pensiate che sono processi brevi. Esattamente come da tanto tempo ormai parlo di respirazione, perché sono un breath coach e ne posso parlare di respirazione, non come tanti che fanno meditazione e parlano di respirazione a vanvera. Però vi dico, c'è un'analogia fra la respirazione e la meditazione. In respirazione noi lo diciamo apertamente. Per avere dei buoni risultati, se respiri quotidianamente e hai un buon programma di respirazione, i tuoi risultati li vedi fra i 3 e i 6 mesi. Poi se porti avanti la tua pratica, ti assicuro che i risultati arrivano e come. La meditazione anche è un procedimento lento, quotidiano e avanza regolarmente con il tempo, con i mesi e poi a un certo punto ti rendi conto perché tante persone al mondo ti hanno consigliato di meditare. Spero di averti parlato un po' in termini semplici di meditazione. Magari nel 2024 riuscirò a concludere finalmente tutto quello che sto scrivendo per il mio corso di meditazione e se ti va di essere informato ancora di più, contattami perché non lavorerò con tante persone, perché mi sto accorgendo che
Quando si parla di meditazione, lavorare con decine, centinaia di persone non è un granché, non è un granché. È meglio avere una classe piccola dove si è seguiti e dove si può parlare delle esperienze. Però questo magari sarà nel prossimo futuro. Io ancora una volta ti ricordo che mi chiamo Caruso Colzi, trovi tutte le informazioni su di me a www.carusocolzi.com. Se hai delle domande scrivile qui sotto così magari posso fare un video su misura per te per rispondere e per divulgare ancora di più i contenuti della crescita personale, dello sviluppo individuale. A me non resta che augurarti una splendida serata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!